Capitolo sesto. Parte 27. La fatica della gioia. Il ritorno degli esuli. Il ritorno degli ebrei dall'esilio, dopo l'editto di Ciro del 538, viene salutato dalla Bibbia con esultanza e grandiosità di immagini. In Baruch, così parla Gerusalemme. Coraggio, figli miei, io vi ho visto partire fra gemiti e pianti, ma Dio vi ricondurrà a me con letizia e gioia, poiché colui che vi ha afflitti con tante calamità vi darà insieme con la salvezza una gioia perenne. Baruch 4,21, 23-29. Sempre nella figura d'una madre che ha creduto alle promesse e le vede ora adempiute, Sion è così salutata. Guarda a oriente Gerusalemme, osserva la gioia che ti viene da Dio. Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, rivestiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul capo il diadema di gloria dell'Eterno. Sorgi, Gerusalemme, e sta in piedi sull'altura e guarda verso oriente. Guarda i tuoi figli riuniti da occidente a oriente dalla parola del Santo, esultanti perché Dio si è ricordato. Si allontanarono da te a piedi, incalzati dai nemici, ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra un trono regale. Poiché Dio ha stabilito di spianare ogni alto monte e le rupi secolari, di colmare le valli e spianare la terra, affinché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero frondoso faranno ombra a Israele per comando di Dio, poiché Dio guiderà Israele nella gioia, alla luce della sua gloria. Baruch 4,36, 5,1, 9. Nella seconda e terza parte della profezia di Isaia, anche se in una visione messianica, vale a dire molto più ampia di quella del semplice ritorno dei reduci dall'esilio, l'invito alla gioia diventa fiume. L'abbiamo già visto a suo luogo, dove però facemmo osservare che gli esuli non tornarono né tutti, né subito. Coloro che in un paese straniero giacevano privi di forze come antilope presa alla rete, Isaia 51,20, tornarono senza gloria né accoglienze. I libri d'Esdra e Neemia, le rampogne dei profeti Zaccaria e Ageo ce ne informano all'evidenza. Anche nell'adempimento d'una promessa Yahweh persegue un disegno, dove persino l'esultanza dei profeti va vista, anch'essa, come una prova della fede. Egli non cura la gloria del proprio nome, nemmeno in quella forma in cui i profeti l'annunziano. Qui si rivela qualcosa di ciò che dovette essere la fede assoluta di questi uomini in un Dio che, se da un lato smentiva la lettera dei loro messaggi, dall'altro dava ai reduci la forza d'essere testimoni dell'adempimento della sua parola, in una maniera che qualsiasi uomo avrebbe preso per stracca e insicura. Da questo punto d'orizzonte si può capire la intollerabile alterigia di certa letteratura religiosa che fa dell'Israele biblico una razza di ribelli, sempre ciechi e protervi, prendendo lo spunto dalle invettive dei profeti, ma dimenticando l'amore appassionato con cui le lanciano. Si scorda il loro tormento di non disporre d'altre parole che quelle della celebrazione, per istruire gli uomini intorno alla sapienza di Yahweh, come d'altro canto riescono ad adoperare soltanto un linguaggio di minaccia per parlare del suo amore. La fiamma della vocazione profetica non distrugge in questi uomini la coscienza d'essere dei testimoni continuamente superati dal linguaggio che adoperano. Avvertiamo questo dramma in molti passaggi dei libri profetici. Ad esempio, si esplori cautamente quanto dice Osea in un passo divenuto celeberrimo, anche per causa dell'accortezza, usata abitualmente, di estrarlo dalla frase che lo porta, e ci si persuaderà del danno che si fa al linguaggio biblico nel suo messaggio. È Yahweh che parla. Che posso fare per te, o Efraim? Che posso fare per te, o Giuda? Dal momento che il vostro amore è come nuvoletta mattutina, come la rugiada che presto svanisce. Per questo io ti ho tagliato a pezzi per mezzo dei profeti. Lì, Efraim e Giuda, ho uccisi con le parole della mia bocca, e il mio giudizio è come luce che sorge, poiché mi diletto nell'amore anziché nel sacrificio, nella conoscenza di Dio più che negli olocausti. Osea 6,46. La realtà del rimpatrio. Ora, la gloria del nome agli occhi dei reduci fu quella d'un ritorno di piccoli gruppi che giungono a Gerusalemme stanchi, malvisti dalle tribù limitrofe, come Ammoniti, Moabiti ed Edomiti a sud-est e i recenti Samaritani a nord, anzi, nemmeno graditi in Giudea dagli stessi ebrei rimasti nella regione dopo la distruzione di Gerusalemme.
I libri di Esdra e Neemia sono documenti di questo scompiglio creato dai nuovi arrivati, e insieme dalle pretese del loro rigorismo, come ad esempio la forzata distruzione, ad opera di Esdra e Neemia, dei nuclei familiari ibridi, costituiti dai superstiti ebrei in patria, dopo il collasso della nazione. Tutto ciò non poteva non compromettere la lettera dell'esultanza, e insieme il giubilo del ritorno come erano stati previsti dai profeti. Fra coloro che assistettero in prima persona all'adempimento della parola di Yahweh e al ritorno del resto dei deportati, ci fu chi bagnò di cocenti lacrime le pietre delle fondamenta del nuovo tempio sul Sion. La gioia di aver veduto la gloria del Signore è sempre stata un gaudio da riconquistare alla speranza che lo aveva dato. Il libro di Esdra racconta. Tutto il popolo faceva risuonare il grido della grande acclamazione, lodando così il Signore perché erano state gettate le fondamenta del Tempio. Tuttavia, molti tra i sacerdoti e i leviti e i capifamiglia anziani, che avevano visto il Tempio di prima, mentre si gettavano le nuove fondamenta di questo Tempio sotto i loro occhi, piangevano forte, i più, invece, continuavano ad alzare grida di acclamazione e di gioia. Così non si poteva distinguere il grido dell'acclamazione gioiosa dal grido del pianto. Esdra 3,11-13. Da osservare inoltre che l'ostilità crescente dei popoli cugini, come i Samaritani, rifiutati dai reduci, addizionata all'indifferenza di alcuni fra gli ebrei che erano stati lasciati in Giudea dai babilonesi, non favorì un rapido progresso nella ricostruzione del santuario. Di modo che l'esclusivismo yavista dei reduci confinò costoro fra gli oppositori della riedificazione del Tempio, la quale rimase interrotta per vari anni. Davanti ai passi dei reduci le colline non si erano spostate né gli alberi stillavano balsami, le rupi opponevano una barriera che a molti appariva insormontabile. La gloria del nome era tale che non dispensò nessuno da una fede che l'accoglieva gemendo. Crediamo che senza prospettiva storica sia impossibile immergersi con convinzione nella trascendenza del profetismo biblico. Ogni altro ricorso, diciamo teologico, per sormontare questo valico obbligato equivale a scambiare la sapienza del nome con una difficoltà da appianare, come se uno, in definitiva, scambiasse la linea del traguardo con una barriera posta di traverso sulla via. Accade allora che l'occulta delusione d'aver incontrato Yahweh nella storia diventi un dramma per un comune fedele. Costui non sempre riesce a placare il dispiacere di ritrovarsi a tu per tu con il disegno divino nella realtà dell'esecuzione, come invece, d'altro lato, il profeta biblico e il pagano, l'uno per lo spirito che l'agita e l'altro per onestà di mente, potrebbero ritrovarsi allineati sul medesimo cammino dell'umiltà che non giudica Dio. Il profeta è avvezzo a portare le insegne della gloria del nome, come una croce sulle spalle, e il pagano può ritrovarsi in vantaggio sul comune credente per la sua disposizione ad apprezzare i segni del mistero, presenti anche nei piccoli eventi della sua storia. È, tuttavia, il contrasto fra l'estatica visione del profeta e l'apparente smentita alla prova dei fatti, rende il profeta mirabilmente immune da ogni stanchezza su Dio. Tutti i profeti sono come quei ricercatori d'oro a cui la montagna divora l'esistenza senza frutto, ma senza sfinirli. La trascendenza della loro missione e la veracità della loro fede prendono conferma da questo fallimento. Il panorama della storia della salvezza esige una seria revisione apologetica su questo punto. Comunque, è in questo quadro che vanno intese le parole del Salmo 126, dove un popolo torna dalla morte alla vita attraversando il deserto della speranza per costruire una dimora a Yahweh. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, mutò la sorte di Sion, dice il testo ebraico, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al riso e la nostra lingua al giubilo. Allora si diceva tra i popoli, Yahweh ha fatto grandi cose per loro. Quali? Se stenteranno a ricostruire un piccolo tempio al loro Dio, se Giuda avrà perduto definitivamente la sua indipendenza politica, non riavrà più il suo re, si ritroverà alla mercé degli amministratori persiani prima, dei Seleucidi e dei Romani dopo? Ma il Salmo incalza. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Coloro che seminavano nelle lacrime, mieteranno con giubilo. Chi partiva, andava e piangeva portando la semente da gettare. Tornando, torna con giubilo, portando i suoi covoni. Chi scriveva queste cose non si vergognava di Yahweh. Nella realtà, trascorso il primo momento di gioia, tali e tante furono le tribolazioni dei reduci che parole come queste le avrebbe potute cantare soltanto chi guardava oltre gli ostacoli. La predicazione d'un profeta dell'epoca, Ageo, li suppone, anzi potremmo dire che li aggrava. Nella sua profezia egli esorta così la miseria di quei primi attendati della speranza.
Così dice il Signore degli eserciti. Riflettete bene sul vostro comportamento. Voi avete seminato molto, ma avete raccolto poco, avete mangiato, ma non abbastanza da togliervi la fame. Attendevate l'abbondanza, e venne la scarsità. Io soffiavo sopra quello che riponevate nei granai. E perché, dice il Signore degli eserciti, perché la mia casa è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura per la propria casa. Io ho chiamato la siccità nella pianura, sui monti, sul grano. Ageo 1,56. 9-11. Non era di certo il modo più entusiasmante per rinvigorire le braccia stanche. Ageo sa certamente che Yahweh è un Dio di misericordia e pieno di longanimità. Sa anche che i profeti e i salmisti a lui anteriori hanno detto con chiare parole che Yahweh si compiace del sacrificio del cuore. Conosce senza dubbio quanto non molti decenni prima Geremia aveva detto sul conto delle pietre del Tempio. E finalmente non può nascondersi che tali minacce e una tale presentazione della provvidenza divina pregiudicavano la lealtà del nome agli occhi della comunità appena risorta, e tuttavia egli adopera il nome come una vendetta sospesa sul capo di coloro che riprendevano appena allora a respirare nel soggiorno delle antiche promesse. Nell'apparente fallimento, dinanzi alla pochezza dei risultati, è da mettere in conto quanto qualche decennio prima Ezechiele era andato predicando fra i deportati sul Tempio Novello in Gerusalemme, al centro d'una comunità teocratica. Era un sogno stupendo, in cui il Sion era visto come un monte altissimo, sulla cui vetta troneggiava il risorto Tempio di Yahweh, descrivendolo con una cura che non trascurava il minimo particolare nella dimora della gloria, protetta per sempre da ogni profanazione e impurità. Il Tempio stesso sarebbe diventato una sorgente, un fiume d'acque salutari, che avrebbero fatto della terra della promessa un nuovo paradiso terrestre. Era difficile comprendere. I miseri e i poveri cercano acqua, ma non ce n'è. La loro lingua è riarsa per la sete. Io, Yahweh, li ascolterò. Io, il Dio di Israele, non li abbandonerò. Farò scaturire fiumi su colline brulle, fontane in mezzo alle valli, muterò il deserto in un lago d'acqua, la terra arida in sorgenti. Pianterò cedri nel deserto, acace, mirti e ulivi, porrò nella steppa cipressi, olmi insieme con abeti. Farò scaturire, pianterò, affinché essi vedano e sappiano, osservino e comprendano a un tempo che la mano di Yahweh ha fatto questo. Isaia 41,17-20. Da questa prospettiva possono essere ben comprese le parole del Salmo. Tu ci hai resi la favola dei popoli, su di noi le nazioni scuotono il capo. Salmo 44,15. Sono espressioni ben consapevoli, accorate ma senza menzogna, e soprattutto non tradiscono la fedeltà. Le acque che ne scaturiscono sono soltanto quelle della fede. Qui si può toccar con mano quanto sia necessario guardarsi con ogni diligenza dall'adottare un atteggiamento falsamente accomodatizio, come avviene di leggere specialmente in varia letteratura spirituale, per la quale talora la colpevolizzazione di Israele, con cui si tenta di rimuovere dei traguardi presi per ostacoli, finisce per dispensare il cristiano dal guardare la fede in faccia. I profeti avevano assicurato al nuovo Israele i beni della terra resa pura dalla conversione e dall'osservanza della legge, danze e inni a Yahweh, e ci si ritrovava invece nella stessa situazione di prima dell'esilio, per di più senza re davidico e praticamente senza nazione. Con tali premesse Israele sta per entrare in un periodo, dal V al II secolo a.C., durante il quale i profeti taceranno e Israele ci curverà sulle proprie ginocchia a meditare un libro amaro, il Coelè. Ci sembra perciò che il nome non vada affatto difeso con quello stesso genere di gloria, a cui egli si è costantemente rifiutato. Per questo abbiamo ritenuto possibile ravvisare nel nome di Yahweh, che con la sua sapienza accumulava su di sé tanti scandali e smentite, quel medesimo servo, su cui non si medita senza esame della fede. Dopotutto, nei nuovi cieli e nella nuova terra dei tempi messianici, che altro avevano promesso i profeti se non la salvezza per mezzo d'un germoglio, che sarebbe spuntato dall'arido suolo della Giudea? Ecco, verranno giorni, dice Yahweh, nei quali susciterò a David un germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio, ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele starà sicuro nella sua dimora. Questo sarà il nome con cui lo chiameranno, Yahweh nostra giustizia. Geremia 23,56. In quel giorno però saranno i credenti, e non i pagani, a scuotere il capo davanti alla gioia della buona novella, e alla stoltezza del nome.